XR, AR, VR, realtà mista, realtà aumentata, realtà estesa, realtà virtuale. Grazie all'exploit di visori come Oculus Quest o Microsoft HoloLens e la grande popolarità acquisita da applicazioni come Pokémon Go, negli ultimi anni molti di noi sono stati esposti per la prima volta a questi termini. Ma dobbiamo dirlo, oggi più che mai c'è un certo livello di confusione sulle differenze e sui significati di questi termini. Ho notato che negli ultimi anni molti hanno cominciato a utilizzare questi termini in maniera, come dire, indiscriminata, attribuendo caratteristiche a uno invece che all'altro. Quindi, indipendentemente da chi siamo, il primo passo sarà quindi quello di comprendere innanzitutto il significato di questi diversi termini come realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista e cercare di collocarli in un sistema più ampio, in un quadro più generale, in modo da aver ben presenti le differenze che ci sono ma anche le comunanze. A questo punto la domanda che potreste porvi è: come possiamo farlo? Ecco, per farlo utilizzeremo un framework sviluppato nei primi anni 90 proprio per comprendere meglio le differenze tra queste diverse tipologie di realtà e che prende il nome di Continuum Reality Virtuality, ovvero Continuum Realtà Virtualità. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi in questo video. Partiamo quindi con un po' di dati. Nel 1994 i ricercatori Paul Milgram e Fumio Kishino hanno introdotto il concetto di Continuum Reality Virtuality all'interno di due paper pubblicati nello stesso anno e diventati rapidamente nel corso degli anni punto di riferimento sulla questione. Basti pensare che, dati Google Scholar 2020, i due articoli hanno ormai racimolato quasi 8.000 citazioni. La motivazione principale che spinse i due ricercatori a sviluppare questo framework fu proprio la confusione che si stava creando già all'epoca nell'utilizzo di termini come per esempio realtà aumentata e realtà virtuale, utilizzati per denotare le cose più disparate. Purtroppo poco sembra cambiato. L'unica differenza con 30 anni fa è che oggi il problema non riguarda più tanto gli addetti ai lavori, gli specialisti, anche se delle volte ci sarebbe qualcosa da ridire. Riguarda il pubblico più vasto che non è detto sia al corrente degli sviluppi e del dibattito, diciamo, teorico intorno a questi argomenti sviluppato dalla comunità scientifica. Anzi, dato che oggi, come ieri, i display più diffusi sono quelli di tipo visivo, una classificazione del genere torna estremamente utile. Quindi, che cos'è questo continuo realtà-virtualità? Innanzitutto, che cos'è un continuum? Un continuum può essere descritto come uno spazio lineare, dove al suo interno diversi elementi sono posti uno accanto all'altro. Ma essendo parte di un unico spazio, questi elementi non vengono percepiti come estremamente diversi tra loro. Gli unici due elementi di un continuum che sono percepiti e possono essere considerati estremamente diversi sono appunto i due estremi che vanno a limitare questo spazio. Quindi, per visualizzare il continuum realtà-virtualità, immaginiamoci una linea retta che connette due estremi. Al lato sinistro abbiamo il primo estremo, che potremmo chiamare come realtà fisica. Al lato opposto, all'estremo destro del continuum, troviamo un altro tipo di realtà, quella che viene definita come realtà virtuale. Con il termine realtà virtuale possiamo intendere, anche qui un po' semplificando, tutti quegli ambienti simulati attraverso un computer e che possono essere percepiti attraverso interfacce e display progettati appositamente. Questi mondi virtuali possono sia simulare la realtà fisica, ma possono anche crearne di totalmente nuove con caratteristiche assolutamente arbitrarie. La definizione che Milgram e Kishino danno di realtà virtuale include quei mondi virtuali, appunto, che siano o totalmente immersivi, cioè presentati attraverso l'utilizzo di caschi indossabili, o parzialmente immersivi, ovvero presentati attraverso, per esempio, proiezioni video. A patto che questi mondi siano composti esclusivamente da oggetti simulati. Questo è un elemento molto importante da sottolineare.
La definizione dello status degli oggetti presenti in una determinata realtà, sia essa virtuale o fisica, è estremamente importante, ma non tanto per comprendere le differenze tra questi due elementi, che sono appunto i due estremi del nostro continuum, ma per comprendere meglio le differenze e le caratteristiche di ciò che sta in mezzo, ed è proprio quello che andremo ad analizzare. Come propongono Milgram e Kishino, possiamo identificare come oggetti reali, oggetti fisici, tutti quegli oggetti che hanno un'esistenza fattuale e oggettiva, mentre come oggetti virtuali possiamo definire tutti quegli oggetti che esistono come effetto essenza ma non in quanto tali, ovvero oggetti che possono essere sì percepiti ma che sono privi di sostanza, non sono fatti di atomi o particelle. Un oggetto fisico può essere benissimo percepito a occhio nudo perché è lì davanti a noi, oppure attraverso una sua rappresentazione e riproduzione, come per esempio una fotografia o un video. Mentre un oggetto virtuale, ancora prima di poter essere visto, deve essere creato, deve essere simulato e solo attraverso l'utilizzo di un particolare display può essere percepito visivamente. Ma attenzione alla trappola del cosiddetto realismo. Sebbene possiamo percepire un oggetto rappresentato in un display come estremamente reale, questo non vuol dire che lo sia. Come indicano Milgram e Kishino, prima di tutto dobbiamo guardare all'essenza di questi oggetti e soprattutto all'apparato tecnico che ci serve per poterli percepire. Quindi la rappresentazione, la visualizzazione di un oggetto fisico attraverso un display, che sia quello del nostro smartphone o del monitor del nostro computer portatile, non rende questo oggetto virtuale. Teniamolo bene a mente. Detto questo, possiamo partire a percorrere il nostro continuum, partendo dal lato sinistro. Il primo elemento che incontriamo è una prima, variazione della realtà fisica. È una realtà mediata dalla tecnologia, ovvero questo video. Anche se posso modificare l'esposizione, lo zoom all'immagine che vedete, gli oggetti rappresentati in questo video sono fisici, sono appartenenti alla realtà fisica, non sono simulati. Sicuramente questa è la parte del continuum che conosciamo di più, perché fondamentalmente è quella in cui siamo inseriti noi tutti i giorni. Il problema non sta quindi nella definizione di questa parte del continuum, ma in quello che c'è più in là, più a destra, più verso la realtà virtuale. E qui veniamo al contributo più importante del framework proposto da Milgram e Kishino, ovvero l'introduzione del concetto di mixed reality o di realtà mista. Milgram e Kishino hanno definito come realtà mista tutti quegli ambienti dove oggetti reali e oggetti virtuali sono rappresentati e percepiti assieme attraverso un unico display. Possiamo quindi dire che tutto quello che sta in mezzo, delimitato dai due estremi di realtà fisica e realtà virtuale, può essere definito come realtà mista, ovvero un particolare tipo di realtà dove elementi e oggetti della realtà fisica e della realtà virtuale si compenetrano a vicenda a vari livelli. La realtà mista però non è un monolite, è composta da varie gradazioni e tutte queste diverse gradazioni possono richiedere diverse tecniche per essere create e diversi display per essere percepite. Come evidenziano i due autori, la realtà mista ha al suo interno due principali aree. La prima area include tutti quei casi dove oggetti virtuali sono aggiunti ad ambienti reali fisici. Questo è quello che generalmente viene definito come realtà aumentata. La realtà aumentata è un supplemento, un'integrazione alla realtà fisica, dove invece la realtà virtuale mira a rimpiazzarlo con una realtà totalmente simulata. Attraverso l'utilizzo di particolari display, gli oggetti virtuali e gli oggetti fisici ci danno l'impressione di coesistere nello stesso spazio e di interagire tra di loro. La realtà aumentata si posiziona all'interno del continuum nella parte più, sbilanciata verso la realtà fisica, ma che va oltre la semplice mediazione.
perché in questo caso il display utilizzato ci serve a visualizzare degli elementi che non esistono nella realtà fisica, sono degli oggetti simulati. La seconda area invece include il caso opposto, ovvero dove abbiamo oggetti reali aggiunti ad ambienti virtuali. Questo è quello che Milgram e Kishino chiamano come augmented virtuality, ovvero virtualità aumentata. A differenza della realtà aumentata, di cui abbiamo sempre più esempi, di virtualità aumentata invece ce ne sono meno, o almeno di meno noti al grande pubblico. Questo spazio, quello della virtualità aumentata, è stato esplorato da moltissimi artisti ed è un grosso territorio di sperimentazione. Un esempio recente potrebbe essere il sistema Spatial I/O, che permette a persone collegate in remoto di interagire tra loro all'interno di ambienti virtuali utilizzando degli avatar estremamente realistici. Quindi, se da un lato abbiamo la realtà fisica e dall'altro la realtà virtuale, nel mezzo abbiamo tutta una serie di gradazioni di realtà miste che si possono racchiudere in due principali macro aree, quella della realtà aumentata e quella della virtualità aumentata. Ma quindi, come possiamo immergerci in una realtà mista? Prima di tutto attraverso l'utilizzo di differenti tipologie di display. I display più iconici sono sicuramente gli head-mounted display, ovvero quei display indossabili e stereoscopici come per esempio gli Oculus Quest oppure gli HTC Vive. Questi display possono essere utilizzati principalmente in due modi. Sia per rappresentare immagini reali, oggetti fisici catturati attraverso per esempio videocamere o fotocamere panoramiche, quindi presentati a 360 gradi, sia per presentare appunto ambienti totalmente virtuali, totalmente simulati. Un altro tipo di display che sta diventando sempre più conosciuto e utilizzato sono i cosiddetti display see-through, ovvero tutti quei display che ci permettono di vedere attraverso, ovvero di vedere, percepire immagini e oggetti virtuali come sovrapposti a immagini della realtà fisica. Questi display possono essere sia head-mounted, ovvero indossabili come una sorta di occhiali, oppure possono essere dei display mobili, come quelli dei nostri smartphone. Come esempi di display see-through possiamo citare i famosi Magic Leap, Nreal oppure gli HoloLens della Microsoft. La caratteristica di questi display, ovvero quella di vedere attraverso, è resa possibile da due principali tecniche, o attraverso sistemi ottici, quindi per esempio lenti specchiate, oppure attraverso sistemi di elaborazione video. I sistemi di tipo ottico sono forse i più semplici perché non richiedono lo sviluppo di alcun tipo di hardware o software specifico, ma sono anche i più limitati perché sono statici e non permettono un allineamento perfetto tra il mondo fisico e il mondo virtuale. L'utilizzo di sistemi di elaborazione video invece rappresenta quello più flessibile, con più potenzialità, perché permette un allineamento automatico tra gli oggetti presenti nel mondo reale e gli oggetti virtuali che verranno sovrapposti e permette all'utente un'interazione diretta con gli oggetti virtuali, ma anche un'interazione tra oggetti virtuali e oggetti fisici. Il terzo tipo di display sono quelli basati su proiezioni video, che permettono di presentare ambienti e oggetti virtuali in maniera immersiva, ma senza dover indossare nulla, forse solo dei piccoli occhiali se le proiezioni sono di tipo stereoscopico. In questa categoria potremmo includere tutti gli ambienti immersivi come per esempio il famoso Cave System o il Deep Space dell'Ars Electronica Center oppure il Large Space dell'Università di Tsukuba. Ma oltre ai display, come vengono rappresentati gli oggetti virtuali e come questi vengono integrati con la realtà fisica? La parte più riconoscibile è sicuramente quella visiva, data dalla cosiddetta grafica e animazione 3D, che comprende vari aspetti come la modellazione degli oggetti, la simulazione fisica, lo shading e il rendering.
ma anche la parte relativa all'audio, con tutte le sue tecniche di sintesi sonora, di effettistica e soprattutto di spazializzazione del suono. Tutti questi elementi concorrono a definire il livello di immersione, ovvero quell'illusione sensoriale che ci fa credere di essere presenti in un luogo, in un mondo, che sia esso totalmente o parzialmente simulato. Quindi il fulcro di tutto questo è la creazione di esperienze sensoriali, ma esperienze che non vadano a coinvolgere però solo la vista e l'udito, ma anche tutti i nostri sensi. Questo però è un tema che tratteremo in un altro video. Quindi, perché è importante il concetto di continuum realtà-virtualità e come questo può esserci utile? Principalmente perché ci fa vedere che non esistono delle differenze sostanziali tra augmented reality e augmented virtuality, perché fanno parte di uno stesso continuum, di uno stesso spazio, quello della realtà mista. In secondo luogo, ci aiuta a pensare a tutti i termini che abbiamo utilizzato finora in maniera meno monolitica e non per forza legati ad una particolare tecnologia o prodotto. Perché non c'è il blocco della realtà virtuale, il blocco della realtà mista, il blocco della realtà aumentata. Sono parti di uno stesso spettro, sono sfumature diverse. Quindi possiamo dire che la differenza tra i vari elementi del continuum non sta tanto nei devices e nei display, perché una realtà virtuale può essere provata sia su un Oculus Quest, ma anche sul mio smartphone, per esempio utilizzando il sistema di Google Cardboard. E la realtà aumentata non è solo quella che posso vedere utilizzando il mio iPad, ma anche attraverso un head-mounted display, per esempio con una videocamera stereoscopica attaccata di fronte. Quindi il display fa sì la differenza, ma fino a un certo punto, perché la cosa più importante è il tipo di esperienza, di sensazioni che si vogliono dare. Se per esempio c'è bisogno di avere un ambiente in cui tutti gli aspetti siano totalmente controllati e orchestrati, allora dovremmo rivolgerci verso la parte del continuum più spostata verso la realtà virtuale, perché in questo caso avremo bisogno di creare e di interagire con una simulazione, come potrebbe essere per esempio un sistema di training per medici in realtà virtuale. Ma se invece ho bisogno solamente di aggiungere delle informazioni a degli oggetti o a degli ambienti fisici, allora mi rivolgerò alla parte opposta del continuum, quella più vicina alla realtà fisica, però appunto aumentata da oggetti e simulazioni virtuali. Certamente ci saranno e ci sono delle applicazioni che si concentrano su una parte specifica del continuum che abbiamo visto, ma vedremo sempre di più delle applicazioni e dei sistemi che ci permetteranno di viaggiare all'interno del continuum, anche addirittura senza la necessità di dover cambiare display. Quindi virtuale, mista, aumentata, estesa, simulata, sono termini veramente diversi tra di loro? Diciamo di sì, a patto che li consideriamo come diverse gradazioni di un unico continuum che va a congiungere la realtà fisica con la realtà virtuale, ovvero con una realtà totalmente simulata. In questo video ho voluto presentarvi un framework abbastanza classico che spero vi abbia aiutato a chiarirvi un po' le idee e a darvi magari qualche spunto su come considerare e leggere il panorama contemporaneo relativo alle tecnologie immersive ed interattive. Vi lascio in descrizione i link agli articoli che ho citato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. A presto!